La sera del 27 luglio 2021 Katie Jenness, 40 anni, uscì per una passeggiata con il suo cane Bowie. Faceva la barista Katie, quindi le capitava di lavorare a orari strani, ma non aveva mai avuto alcun motivo di sentirsi in pericolo nel suo quartiere di Midtown Atlanta. Dopo che la donna non tornò a casa quella sera, tuttavia la sua partner Emma uscì a cercarla e quello che scoprì fu agghiacciante. Il Piedmont Park di Atlanta è situato nel cuore pulsante della città Midtown. Nelle prime ore di un tiepido mercoledì mattina, Emma uscì per andare a cercare la sua compagna dopo essere rientrata a casa e averla trovata insolitamente silenziosa. Incapace di mettersi in contatto con la sua partner di lunga data, provò a inviarle dei messaggi e a chiamarla più volte, senza però mai ricevere una risposta. Pensò che fosse tutto molto strano e Emma Clark, 30 anni, cominciò a preoccuparsi e utilizzò la funzione Trova un telefono per provare a localizzarla. Il tracciato la portò diretta a Piedmont Park, a pochi isolati dalla loro casa, dove sembrava si trovasse il cellulare di Katie. Entrò nel parco all'altezza della 10ª strada e scoprì una cosa orribile che cambiò per sempre la sua vita e quella di molte altre persone. Oggi, amici, vi racconto la tragica storia di Katie Jenness. Catherine, 40 anni, a luglio del 2021 era cresciuta nel Michigan. Non si sa molto della sua prima infanzia, a parte che ha vissuto a Detroit fino al 2006 circa. Katie, come era conosciuta da tutti, decise di trasferirsi ad Atlanta a metà degli anni 2000 per intraprendere una potenziale carriera nella musica. Lì iniziò a suonare in un paio di band mentre svolgeva altri lavori giornalieri che le permettevano di perseguire i suoi interessi creativi. Sebbene la sua militanza in queste band non sia stata molto lunga, ha continuato a scrivere poesie e comporre canzoni fino alla sua morte nel 2021, caricando queste canzoni sul suo canale SoundCloud. Grazie a uno dei suoi lavori Katie incontrò quella che sarebbe diventata la sua compagna, Emma Clark. Emma aveva circa 10 anni meno, le due si incontrarono pochi anni dopo che Katie si era trasferita ad Atlanta. Si conobbero tramite il fratello di Emma e di lì a poco cominciarono a frequentarsi. Col tempo il rapporto divenne stabile e basato sulla reciproca fiducia, insomma erano una coppia felice, impegnata a costruire un futuro da passare insieme. Dopo essersi trasferita, Katie aveva accettato un lavoro come bar manager per quasi un decennio. Era uno spirito semplice e bello secondo le persone che la conoscevano. Alla fine iniziò a lavorare in un altro bar, un posto che avrebbe tenuto per circa 5 anni. È lì che cominciò a fare turni di notte, per questo le capitava di portare il cane fuori proprio dopo il lavoro. Insieme a Emma, Katie aveva 2 cani dei quali si prendeva cura e amava con tutto il suo cuore. Uno di questi, un pitbull di 14 anni di nome Tori, lo aveva adottato poco dopo essere arrivata in città. L'altro cane, chiamato Bowie, era di Emma, ma entrambe lo amavano allo stesso modo. Le 2 donne quindi vivevano insieme ai loro amici pelosi a Midtown Atlanta, un quartiere piuttosto benestante, accogliente e molto LGBTQ friendly, motivo per cui Katie e Emma si sono trovate bene sin dall'inizio. Martedì 27 luglio 2021 era un giorno di riposo per Katie. Emma invece si era fermata un po' più a lungo al lavoro per formare alcuni nuovi dipendenti. Le donne passarono la prima parte della loro giornata insieme facendo colazione con i cani, prima che Emma andasse a lavorare alla Harris Midtown Tavern, a pochi isolati da casa. Quella sera Katie portò Bowie a fare una passeggiata per il quartiere, poi fece un salto al pub di Emma per una visita. Katie e Bowie si fermarono alla Harris Tavern fino alle 23:35. Emma avrebbe finito il turno solo un'ora dopo, quindi Katie decise di andare a fare un giro col cane per poi tornare a prendere la compagna e fare a piedi il tratto di strada che le separava da casa.
Fu così che Katie si diresse verso il Piedmont Park, un parco molto grande situato nel centro di Atlanta, letteralmente in fondo alla strada da entrambi i bar dove lavoravano le due donne. Quel posto è molto frequentato dagli abitanti ed è pieno di sentieri dove fare passeggiate e corse, fontane, giardini, un piccolo lago e un centro acquatico, un parco per cani e molto altro ancora. Tuttavia quel parco ospitava ancora molti senza tetto, nonostante le autorità cittadine avessero tentato di spostarli in un'altra parte della città. Le sue dimensioni però lo rendevano difficile da controllare, soprattutto di notte, quando la visibilità rendeva molto complicato vedere anche a pochi metri di distanza. Un'immagine di una telecamera di sorveglianza catturata 10 minuti dopo la mezzanotte mostra Katie che cammina con il cane attraverso il Rainbow Crosswalk tra la 10ª strada e la Piedmont Avenue, situata proprio in fondo al viale rispetto al bar dove lavora Emma. Questo è l'ultimo posto in cui sono stati visti e indica che avevano camminato per circa mezz'ora prima di fare il giro del Piedmont Park. Emma, dopo aver aspettato che Katie e Bowie tornassero all'Henry's Midtown Tavern come d'accordo, non vedendoli arrivare tornò a casa da sola, sempre più preoccupata. Rimase sorpresa dal fatto che né Katie né Bowie fossero lì, provò a chiamare e a mandare messaggi a Katie senza ricevere alcuna risposta. Dopo aver atteso qualche minuto, Emma decise di utilizzare la funzione Trova il mio cellulare sul telefono di Katie per provare a localizzarla. Poi salì in bicicletta e si diresse verso la posizione indicata, ovvero vicino a Piedmont Park, a meno di 1 miglio dalla loro casa. Come abbiamo visto, Katie portava spesso il cane lì durante le loro passeggiate notturne, mentre ascoltava musica o un podcast con gli auricolari. In passato Emma aveva incoraggiato Katie a portare con sé lo spray al peperoncino, ma lei si era sempre rifiutata. Dopotutto, secondo la donna, Midtown era la sua casa. Inoltre avere un pitbull accanto le dava un senso di sicurezza maggiore. Dopo l'1 di notte Emma arrivò al parco utilizzando il GPS dell'app. Lì all'ingresso della 10ª strada notò quello che sembrava un sacco della spazzatura che giaceva nell'erba appena oltre i cancelli. Si avvicinò lentamente, quasi temendo di scoprire qualcosa di brutto. Trovò il corpo senza vita di Bowie, il cane di Katie. Sentì il suo cuore cominciare a battere sempre più forte. In preda alla disperazione iniziò a cercare la sua compagna. Pochi istanti dopo notò un corpo disteso a circa 30 metri di distanza da lei, ai piedi di un albero. Sono corsa da lei, ho cercato di sentire il battito, ma era chiaro che se n'era andata. C'era sangue dappertutto. Mi sono voltata e sono corsa fuori dal parco. Era buio e non sapevo cosa stesse succedendo. Ero terrorizzata e scioccata. È stato allora che ho chiamato la polizia. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Atlanta arrivarono sulla scena pochi minuti dopo, intorno all'1:10. Parlando alla stampa, il vice capo della polizia Charles Hampton Jr. la descrisse come una scena raccapricciante. Sia Katie che Bowie erano stati accoltellati più volte. Un'autopsia venne fatta nei giorni seguenti per confermare le cause della morte di entrambi. I risultati non furono rilasciati subito, tuttavia le voci e le fughe di notizie fecero sì che alcuni dettagli cruenti furono resi pubblici poco dopo l'accaduto. Poiché sia il cellulare di Katie, le cuffie da $200 e una piccola somma di denaro erano stati trovati sulla scena, si credeva che il movente non fosse la rapina. Nei giorni successivi cominciò una massiccia ricerca nell'area, con gli agenti che perlustrarono il parco alla ricerca di potenziali indizi. Il laghetto all'interno fu setacciato dalle squadre subacquee, alla ricerca forse di un'arma del delitto o alcune prove che l'assassino avrebbe potuto cercare di eliminare dopo gli accoltellamenti. La polizia avrebbe anche condotto più ricerche nei quartieri intorno a Piedmont Park alla ricerca di indizi o filmati di videosorveglianza. Come abbiamo visto, un video che aveva catturato Katie mentre camminava con Bowie attraverso il Rainbow Crosswalk all'incrocio tra la 10ª strada e la Piedmont Avenue poco dopo la mezzanotte era disponibile. Quelle immagini localizzavano i due a circa mezzo miglio da dove i loro corpi furono scoperti circa un'ora dopo. Ciò indicava che l'attacco era avvenuto non prima di 00:20 circa, visto che Emma non era riuscita a mettersi in contatto con Katie.
Incredibile ma vero, nonostante ci fossero 9 telecamere all'interno del Piedmont Park gestite dalla città di Atlanta, nessuna di queste era in funzione al momento dell'omicidio. O meglio, nessuna era sincronizzata con i sistemi informatici del Dipartimento di Polizia. Una ricompensa di $10.000 per avere informazioni utili alle indagini fu messa a disposizione dagli investigatori. Poco dopo la somma fu aumentata a 20.000 dalla PETA, l'Organizzazione per la protezione degli animali. Più o meno nello stesso periodo anche l'FBI cominciò a indagare sul caso e quello che gli agenti federali scoprirono fu qualcosa di agghiacciante. Una delle cose che attirò molta attenzione all'inizio fu l'omicidio di un'altra giovane donna in un parco vicino. La stessa sera della morte di Katie, una 18enne di nome Tori Lang venne uccisa a colpi di arma da fuoco allo Yellow River Park a Stone Mountain in Georgia, a circa 17 miglia dal luogo dell'omicidio di Katie. I due omicidi, che erano diversi ma entrambi brutali, a modo loro fecero pensare molti alla presenza di un serial killer attivo nella zona di Atlanta in quel periodo. Nei giorni e nelle settimane a venire moltissime persone in lutto portarono fiori e dolcetti per cani a Piedmont Park, lasciandoli vicino all'ingresso dove erano stati trovati i corpi di Katie e Bowie. La loro morte era stata la prima registrata nel parco dal 2009, quando il 43enne Patrick Boland fu accoltellato a morte in quella che all'inizio si credeva fosse il risultato di un tentativo di rapina. Tuttavia la polizia in seguito attribuì la morte a un presunto incontro sessuale andato male. Nelle settimane seguenti i funzionari pubblici tentarono di calmare l'opinione pubblica ripetendo che il Piedmont Park era un posto sicuro. In realtà l'uccisione di Katie e del suo cane avvenne dopo un significativo aumento della criminalità violenta ad Atlanta durante la pandemia di Covid-19. Nel 2020 la polizia aveva indagato su 157 omicidi, il più alto tasso di crimini da 2 decenni a questa parte. Oltre il 50% in più rispetto all'anno precedente, il 2019, dove c'erano stati 99 omicidi. Questo numero ha continuato a crescere per tutto il 2021, raggiungendo i 158 omicidi, incluso quello di Katie, il più alto che Atlanta avesse visto negli ultimi 30 anni. La madre di Katie in un'intervista raccontò di come a causa del Covid lei e sua figlia non si vedessero da Natale 2019 e avevano previsto di incontrarsi di lì a breve. Molti fecero congetture sul fatto che la polizia locale avesse richiesto l'assistenza dell'FBI 24 ore dopo il crimine, il che era piuttosto insolito per i casi di omicidio. In genere i federali vengono coinvolti solo per supportare in caso di crimini che attraversano i confini statali. Alcuni avevano teorizzato fin dall'inizio che si fosse trattato di un crimine d'odio, forse correlato alla sessualità di Katie, ma questa rimane una teoria non supportata da fatti fino ad oggi. Circa una settimana dopo gli omicidi, nell'agosto del 2021, il Dipartimento di Polizia di Atlanta rilasciò una serie di foto di potenziali testimoni visti dentro e intorno al Piedmont Park la notte del crimine. Queste foto provenivano dalle telecamere di sorveglianza dall'altra parte della strada rispetto agli ingressi del parco e riguardavano principalmente persone viste camminare nel parco di notte, alcune delle quali stavano semplicemente facendo jogging o erano di passaggio. Un uomo con una tuta da corsa blu fu visto fare jogging dentro e fuori dal parco attorno all'1 di notte. Era entrato nell'ingresso del parco dove i corpi di Katie e Bowie furono trovati solo 15 o 20 minuti dopo, quindi era molto probabile che avesse visto o sentito qualcosa. Stranamente l'uomo era rimasto all'interno del parco solo per 40 secondi. Circa un giorno dopo uno di questi testimoni si fece avanti e iniziò a collaborare con gli investigatori. Nel frattempo Emma Clark, la compagna di lunga data di Katie, fu oggetto di molti pettegolezzi fuori luogo nei giorni e nelle settimane dopo l'omicidio. I membri della sua famiglia hanno organizzato un crowdfunding per aiutare a organizzare e pagare un servizio funebre per Katie. Emma nel frattempo continuava a rilasciare interviste sperando di aumentare la consapevolezza sul caso e spiegare alcuni dettagli. In queste interviste sembra essere una persona ancora colpita dalla perdita dei suoi cari, essendo stata lei a scoprire i loro corpi, ma alcuni la consideravano piuttosto impassibile viste le circostanze. Ecco, qui mi sento di dire che non tutte le persone affrontano il trauma e la perdita nello stesso modo. Un atteggiamento all'apparenza freddo e distaccato potrebbe in realtà nascondere una sofferenza profonda e duratura.
Nel novembre del 2021, quasi 4 mesi dopo l'omicidio di Katie, Emma avrebbe pubblicamente chiesto al Dipartimento di Polizia di Atlanta di riabilitare il suo nome essendo stata ingiustamente diffamata sui social. La donna affermò di aver persino ricevuto minacce di morte per telefono e di essere stata costretta a comprare una pistola e trasferirsi fuori da Midtown in un luogo anonimo. In realtà c'erano pochissime prove che indicavano Emma come sospettata e al momento sembrava improbabile che fosse stata lei a uccidere Katie e il suo cane. La vittima fu vista viva per l'ultima volta 9 minuti dopo la mezzanotte, mentre Emma aveva lasciato il posto di lavoro 20 minuti dopo. Verso la fine del 2021 furono rilasciati i risultati dell'autopsia fatta dal medico legale della contea. Secondo questo rapporto l'assassino si sarebbe accanito sulla donna e sul cane con una violenza inaudita. Katie aveva subito dozzine di coltellate alla testa, al collo e all'addome per un totale di almeno 50, circa 15 di queste erano state alla testa, con l'assassino che le aveva tagliato il viso tra il mento e la fronte, mutilando le palpebre, il naso e il labbro superiore. Altre erano localizzate attorno al collo e al busto, quasi staccandole la testa dal corpo e perforando i principali organi e le arterie. Tra l'altro la maggior parte di quelle ferite erano orientate a infliggere dolore più che a uccidere. Katie aveva subito una significativa mutilazione della parte superiore del busto, specialmente vicino a un tatuaggio colorato sulla schiena che sembrava essere stato preso di mira dalla lama del suo assassino. Lì era stata pugnalata almeno 14 volte con alcune ferite alla schiena che indicavano che a un certo punto era stata attaccata alle spalle. L'assassino aveva anche mutilato il seno, tagliandole una larga parte dell'addome, stendendosi dallo sterno fino all'inguine. C'erano poi ferite difensive su tutte le mani e sulle estremità, indicando che aveva reagito al suo aggressore. Nonostante le molte voci che indicavano una forte componente di violenza sessuale in questo crimine, l'autopsia rivelò che non c'era stato alcun segno di stupro. Tuttavia l'assassino aveva apparentemente tirato giù i jeans di Katie fino alle ginocchia, forse per poter incidere con la lama del coltello una parte del corpo coperta dai pantaloni. La cosa più scioccante di questo caso arriva ora. Secondo il rapporto dell'autopsia, almeno 3 lettere erano state incise nel busto di Katie, la lettera F, A e T. La F e la A erano state incise sul lato destro del petto, mentre la T su quello sinistro. Questo sembrava indicare che l'assassino le aveva incise nella sua carne mentre era in piedi o accovacciato sopra di lei, di fronte ai suoi piedi. Oltre alle molteplici coltellate al suo corpo, Katie aveva anche subito significative ferite da corpo contundente al viso, al collo e alle estremità. Un'autopsia fu eseguita anche sul cane Bowie, che sembrava confermare i primi rapporti secondo cui il pitbull di 3 anni era morto cercando di proteggere Katie. I risultati di quell'autopsia non sono stati divulgati dagli investigatori. Possiamo supporre che Bowie sia riuscito a mordere l'assassino procurandogli una ferita e la conseguente perdita di sangue e di frammenti di pelle. Una delle teorie in questo caso è che Katie sia stata presa di mira da qualcuno infatuato della sua compagna. Questo implicherebbe la possibilità che a commettere l'omicidio possa essere stata una donna. È probabile inoltre che il killer fosse un cliente del bar dove la vittima lavorava. Secondo amici e parenti, Katie parlava spesso con tutti di qualsiasi cosa e non mancava di esprimere anche opinioni politiche pubblicamente. D'altra parte non aveva molte persone al di fuori del suo lavoro con cui parlare regolarmente, oltre ai suoi amici. Sulla base della violenza con cui ha infierito sul corpo di Katie possiamo supporre che questo assassino sia qualcuno che la odiava o odiava le donne in generale, forse qualcuno con una formazione medica o comunque esperienza in quell'ambito. È possibile che si tratti di un sadico sessuale, qualcuno che voleva far male per solo gusto di farlo e tragicamente abbia scelto Katie come soggetto. I dettagli orribili della morte della donna, così come il coraggioso sacrificio compiuto dal cane Bowie, morto cercando di difenderla, sono stati sufficienti a scioccare la nazione e a commuovere tutti. Nel gennaio 2022, circa 6 mesi dopo l'omicidio, funzionari di polizia hanno parlato con la stampa affermando che il caso era ancora molto attivo e che procedeva, anche se lentamente, nella giusta direzione. Tuttavia le prove fisiche lasciate sulla scena del crimine e i continui progressi nella tecnologia del DNA potrebbero dare una risposta a questo crimine efferato.
Negli ultimi mesi non sono stati segnalati sviluppi nelle indagini e pochissime sono state le informazioni divulgate dalla polizia. Ad oggi il caso della povera Katie Jennings e del suo cane Bowie rimane irrisolto.